Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Io sono Marta e oggi vi mostrerò come preparo il gel di meti ricavandolo dalla polvere. Innanzitutto, come al solito, mi scuso per eventuali rumori che ci possono essere all'interno del video. Purtroppo ho dei vicini molto rumorosi e tra l'altro la mia finestra dà proprio sul corso principale della città, quindi mi scuso anticipatamente se sentirete qualcosa di strano. Nel video di oggi vi mostro appunto come preparo il gel ricavandolo dalla polvere. È un procedimento che richiede qualche attenzione, perché comunque è un procedimento un po' particolare. Molte ragazze che appunto si ritrovano a dover preparare il gel di meti attraverso appunto l'impiego della polvere riscontrano qualche difficoltà, perché è sempre un po' difficile comunque capire il momento in cui il meti appunto è utilizzabile. Capisco che sicuramente rispetto alla preparazione dei semi il risultato è sempre un po' incerto, perché ci sono incertezze sulla consistenza, incertezze sull'idratazione, incertezze sull'acqua da inserire, quindi insomma ci sono un po' di domande all'interno della preparazione del meti. Avevo chiesto anche a voi tramite i sondaggi di Instagram se vi faceva piacere vedere un video apposito sulla preparazione della polvere di meti, così insomma per fugare i vostri dubbi, perché mi rendo conto che molti di voi ancora non sanno bene come destreggiarsi con questo procedimento, e anche io all'inizio ho avuto un po' di problemi. E nonostante sia un argomento che comunque in sé ha qualche problematica nel procedimento, c'è qualche canale comunque che ne parla, però ecco, non c'è tantissima varietà di video a riguardo. Pensavo appunto di poter dare il mio contributo, perché ho potuto perfezionare la preparazione della polvere di meti e quindi magari può esservi utile nel caso voleste prepararla attraverso la polvere. Rispetto ai semi di meti è una preparazione totalmente diversa, nonostante siano la stessa pianta, sono preparazioni completamente diverse. Infatti il gel che si ricava dai semi si estrae tramite la bollitura dei semi, mentre la polvere va preparata sostanzialmente a freddo, quindi senza l'utilizzo di fornelli. Personalmente io utilizzo questo tipo di gel ricavato dalla polvere negli impacchi lavanti. Mi trovo benissimo a utilizzarla addizionata all'erbetta o comunque alla sostanza che vado a utilizzare per il lavaggio, quindi ad esempio la utilizzo in combo con la farina di ceci o con la shikakai e vado a fare lo shampoo aggiungendo semplicemente acqua, quindi alla fine non vado a utilizzare nessun'altra sostanza a parte il meti, la sostanza lavante che ho scelto e l'acqua. Perché lo utilizzo negli impacchi lavanti? Perché innanzitutto il meti ha un leggero potere lavante, quindi mi aiuta a dare quell'input in più alla sostanza lavante che ho scelto. Durante lo shampoo vado a praticare un massaggio in cute che dura dai 5 ai 10 minuti, in cui appunto vado a stimolare l'attività dei follicoli in modo tale che i follicoli siano più motivati, diciamo così, a produrre sempre capelli nuovi. E quindi in questo modo, utilizzando appunto il massaggio in combinazione con il meti, che è una sostanza follicolo stimolante, vado ad assicurarmi una costanza all'interno del range di crescita dei miei capelli. Quindi in questo modo vado sempre a mantenere una crescita diciamo così costante dei capelli, vado ad idratare il capello perché è una sostanza idratante e vado anche a dare un input al lavaggio. Adesso io vi lascio alla preparazione della polvere e noi ci vediamo alla fine del video. Allora, quello che ci servirà innanzitutto è una terrina, il nostro immancabile cucchiaio di plastica che ci ha accompagnato nelle nostre avventure, un po' d'acqua, circa 250 o 300 ml di acqua andranno benissimo, e poi ci servirà un mini primer che utilizzeremo nel corso della preparazione. In questo caso vado a selezionare la mia polvere. Io ho questa polvere che è abbastanza vecchia, quindi sto cercando di consumarla anche se non è il massimo, però comunque sto cercando di utilizzarla e così passare a quella nuova. Vado a selezionare un cucchiaio e mezzo e in questo caso con questa quantità riesco a ricavare circa 250 ml di gel. Adesso vado ad aggiungere l'acqua molto lentamente nel corso della preparazione, quindi la cosa importante comunque è non annacquare
il gel. Nonostante sia una polvere che tende ad assorbire tantissima acqua, infatti in questo caso vedrete che nonostante aggiungiate tanta acqua nel corso della preparazione, vedrete comunque che la polvere tende a bere molto, quindi in questo caso comunque servirà abbastanza acqua durante il corso della preparazione. Quello che dovete fare è aggiungere sempre un po' d'acqua piano piano e osservare, diciamo, la consistenza del meti. Tenete d'occhio sempre la consistenza della polvere, il modo in cui si evolve, il modo in cui reagisce all'acqua, il modo in cui diventa e il modo in cui va a assestarsi. In questo caso sto facendo riposare la polvere, quindi quello che dovete fare nel corso della preparazione è fermarvi di tanto in tanto e lasciare la polvere riposare per circa 2 o 3 minuti. In questo modo avrete il tempo all'acqua presente, quindi all'acqua che avete messo durante il procedimento, di venire assorbita dalla polvere. In questo caso vi renderete conto di quanta acqua ancora necessita la polvere, quindi in questo modo capirete diciamo così a che punto è il livello di idratazione della polvere. Andate sempre ad aggiungere dell'acqua piano piano, mescolare, quindi vi renderete conto quanto effettivamente ne sta assorbendo e cercate sempre di raggiungere una consistenza morbida. A questo punto vado a prendere il mini primer e vado a dare una prima passata. In questo caso vado a rompere tutti i grumi iniziali e vado quindi a assottigliare leggermente il composto. Quindi a questo punto riprendiamo la nostra acqua e facciamo lo stesso procedimento. In questo frangente diciamo che i passaggi non cambiano, quello che dovete fare appunto è fermarvi 2-3 minuti, anche 5 minuti se li avete disponibili, aspettare che il composto si setti, quindi aspettare che l'acqua presente venga assorbita e quindi capire quanto ancora il composto ha bisogno di acqua, perché tenete presente che fin quando il meti assorbirà acqua e quindi cambierà la sua consistenza avrà bisogno di essere ulteriormente idratato. Facciamo sempre un altro passaggio con il mini primer per andare ad assottigliare ulteriormente il composto e andare quindi ad affinare la polvere e quindi ripetiamo nuovamente il processo dell'aggiunta dell'acqua. A questo punto ovviamente le mucillaggini sono già fuoriuscite, come vedete il composto è molto budinoso, molto gelatinoso, quindi sono già usciti i gel presenti all'interno della polvere e in questo modo comunque abbiamo capito che già la polvere è a buon punto. Infatti, come potete vedere, è molto lucida, è molto gelatinosa e quindi già capiamo da questo prima occhiata che la polvere, diciamo, si sta assestando e quindi sta iniziando bene il suo processo di idratazione. Adesso mi sposto in cucina e vado a sigillare con della pellicola la ciotola del meti. In questo caso appunto la polvere non starà a contatto con l'aria, quindi non si seccherà, comunque non subirà delle variazioni dovute alla temperatura, al clima, all'aria, e lasciamo riposare così per 12 ore. Dopo 12 ore il risultato è pronto, quindi possiamo utilizzare la nostra polvere. Come vedete la polvere si è molto appianata
è diventata molto più gelatinosa e la consistenza deve ricordare comunque un po' quella degli shampoo normali, degli shampoo classici che si acquistano al supermercato, che vedete è molto gelatinosa e molto fluida. Quindi in questo modo potete capire che la consistenza è giusta. Mi raccomando, quando vedete che la consistenza non cambia, vuol dire che avete raggiunto il livello di utilizzabilità della polvere. Adesso possiamo anche decidere di andare a conservare la nostra polvere. Io in questo caso vado a selezionare la quantità da conservare, quindi io la conservo in un vasettino che poi posso pensare di suddividere ulteriormente in delle monoporzioni, magari utilizzando ad esempio quelle cosine che servono, adesso non mi viene il nome, per conservare ad esempio il ghiaccio nel freezer, e poi vado a lasciare la quantità di gel che mi servirà per fare lo shampoo. Quindi questa vado a conservarla e con il resto del gel vado a fare lo shampoo di oggi. Come avete visto, la preparazione è molto lunga, però comunque bisogna capire un pochettino i passaggi che si devono fare. All'inizio sarà un po' così, non si saprà bene come muoversi, però poi vi assicuro che piano piano ci abitua e si capiscono anche a vista d'occhio le consistenze giuste da raggiungere. Potete avere dei problemi se magari avete delle polveri un po' grossolane come la mia. Io ad esempio ho utilizzato questa polvere che ho da tantissimo tempo, che avevo conservato, cioè avevo comprato e poi l'avevo conservata perché appunto avevo paura ad utilizzarla, perché dal momento che la polvere di meti, se non va fatta idratare bene, se non va preparata con un procedimento appunto adatto, purtroppo tende a seccare i capelli, perché tutta l'acqua che la polvere non ha assorbito durante questo procedimento praticamente la va a tirare fuori dai fusti. Quindi questa cosa mi metteva un po' paura, quindi io l'avevo comprata perché volevo appunto sperimentarla e poi non l'ho più utilizzata fino a quando non ho raccolto il coraggio necessario e l'ho preparata. E devo dire che quasi quasi mi trovo meglio con la polvere piuttosto che con i semi di meti. Una cosa che probabilmente ho dimenticato di dirvi è che a seconda dell'orario in cui voi la preparate potete più o meno monitorare la sua idratazione, quindi la preparate ad esempio alle 8 del mattino per fare lo shampoo ad esempio alle 8 di sera. Nel momento in cui preparate la polvere di giorno e quindi siete a casa, fate le vostre cose, siete comunque in piedi, io vi consiglio di aggiungere sempre un pochettino di acqua e controllare, monitorare il livello di idratazione che sta avendo la polvere. Quindi di andare sempre un pochettino a controllare come sta andando, se magari necessita acqua, se magari non cambia la sua consistenza, mentre invece se andate a dormire, quindi preparate ad esempio la polvere a mezzanotte e preparate lo shampoo per mezzogiorno dell'indomani, vi consiglio di aggiungere leggermente più acqua del dovuto, in modo tale durante la notte, quindi durante un tempo in cui la polvere non verrà controllata, avrà comunque una fonte di acqua in più cui attingere. Ovviamente per qualsiasi dubbio, curiosità o informazione potete tranquillamente lasciare un commentino sotto. Io vi ricordo che potete sostenermi mettendo mi piace al video, oppure anche non mi piace se il video non vi è piaciuto, perché siete liberissimi di farlo, e vi ricordo che se volete appunto supportarmi potete anche iscrivervi al canale YouTube. Vi basterà semplicemente cliccare sul tastino iscriviti e attivare la campanellina che sta immediatamente qui sotto o qui sotto non mi ricordo, e in questo modo se attivate la campanellina ed esempio mettete notifiche tutte, quindi non personalizzate, vi arrivano le notifiche del nuovo video pubblicato, quindi in questo modo sarete sempre aggiornati sui contenuti che escono sul canale, in modo tale che così vedete esattamente quando esce il video. In questo modo non ve lo perderete. Io adesso penso di avervi detto tutto sull'argomento di oggi, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.